Oggi voglio provare a rispondere a una richiesta che negli ultimi mesi mi è stata fatta veramente da tantissimi di voi, ovvero di approfondire il tema dei Liguri, parlare del popolo dei Liguri. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre di sostenere il canale iscrivendovi, mettendo un mi piace al video e soprattutto condividendo sui vostri canali social quei filmati che trovate particolarmente interessanti. Ed ora, finalmente, dopo mesi di richieste, andiamo a trattare del popolo dei Liguri. La prima fonte storica nella quale compare il nome dei Liguri è un frammento di Esiodo, che scrive a cavallo tra l'VIII e il VII secolo a.C. In questo frammento i Liguri appaiono citati accanto ad altre due popolazioni barbariche, gli Sciti e gli Etiopi, e probabilmente siamo davanti a uno stilema comune della letteratura greca, nella quale spesso il mondo al di fuori dell'Ellade veniva suddiviso in quadranti, ognuno dei quali veniva poi legato con un popolo specifico, che diventava nell'immaginario greco rappresentativo di quella specifica regione geografica. Se è evidente che gli etiopi sono rappresentativi del sud del mondo e gli sciti della sua parte nord-orientale, per i greci ai tempi di Esiodo i liguri sono rappresentativi dell'Occidente. Questo non deve sorprenderci eccessivamente, nella misura in cui, sebbene per noi italiani la Liguria sia una regione specifica della nostra nazione, nel mondo antico la Ligustiche, come la chiamavano i greci, la Liguria, era un'area molto più ampia, che partendo da una zona dell'Italia settentrionale, comprensiva secondo Plinio anche della pianura padana, si sviluppava a mezzaluna fino a raggiungere i Pirenei. Quindi un'area decisamente molto più vasta della Liguria, regione italiana che conosciamo noi. Secondo Ecateo di Mileto, l'area compresa tra i Pirenei e il corso del Rodano era abitata dal popolo ligure degli Elisici, questo nel VI secolo a.C. Strabone poi attribuisce l'area tra il Rodano e le Alpi a un altro popolo ligure, i Salluvi. Ed infine Seneca, parlando del popolo della Corsica, dice che anche questo è di origine ligure. Questo quadro, apparentemente omogeneo, se viene analizzato nel dettaglio però mostra tutta una serie di specificità. Ad esempio, Scilace, parlando dei popoli che abitano tra i Pirenei e il Rodano, scrive che non si tratta propriamente di Liguri, o meglio non solo di Liguri, ma di un'amalgama di Liguri e Iberici. E questo effettivamente sembra anche confermato dal dato archeologico. La cultura materiale degli Elisici, infatti, mostra diversi punti di contatto con quella iberica della Catalogna. Inoltre, nei dintorni di Montpellier, a Latte, è stata rinvenuta una statua datata al V secolo a.C. che mostra un guerriero con indosso un'armatura che è evidentemente decorata con il labaro cantabro, uno stemma proprio delle popolazioni della Cantabria. È evidente dunque che il mondo ligure occidentale, quello degli Elisici, era pesantemente influenzato e subiva delle vere e proprie infiltrazioni da parte del mondo iberico. D'altra parte, Erodoto, un altro autore greco, mostra di distinguere chiaramente tra liguri propriamente detti, elisici e corsi. Infine non possiamo fare a meno di ricordare come i liguri della penisola italiana fossero, così come quelli dell'estremo occidente influenzati dagli iberici, pesantemente influenzati dal mondo etrusco, come testimonia ad esempio la stele di l'Art Muticu, che riporta il nome di un individuo ligure, Muticu, Motico, che aveva però un praenomen etrusco, a segno di quanto la cultura etrusca si fosse spinta a influenzare il mondo ligure della penisola italiana. I Liguri sono probabilmente tra i primi popoli del bacino mediterraneo ad essere ricordati per la loro attività mercenaria. Erodoto li cita per la loro militanza nel V secolo a.C. sia negli eserciti cartaginesi sia addirittura in quelli persiani, e un eco della possanza dei guerrieri liguri si ritrova addirittura in Eschilo, che nel Prometeo liberato li cita come guerrieri micidiali.
L'attività mercenaria ligure, probabilmente, era comunque rivolta principalmente al mondo punico, tramite la colonia fenicia di Monaco che doveva fungere da centro di reclutamento sia per i liguri propriamente detti, sia per gli elisici. Nel IV secolo a.C., con l'affermarsi delle popolazioni celtiche, il mercenariato ligure, sebbene continui, in qualche modo passa in secondo piano. Se i Celti diventano il popolo mercenario per eccellenza, o forse è meglio dire i Galli, vedremo poi, i Liguri continueranno a militare come mercenari, ma principalmente, se non esclusivamente, per il mondo cartaginese. Verranno ricordati come mercenari dei cartaginesi durante le guerre greco-siciliote, durante la prima guerra punica e soprattutto durante la seconda guerra punica. Ricordiamo come Asdrubale, appena giunto in Italia, recluti un contingente di 4.000 mercenari liguri, quei mercenari liguri che poi alla battaglia del Metauro, indipendentemente dalla tragica conclusione che vedrà la sconfitta e la morte di Asdrubale, si comporteranno in maniera ottima, riuscendo a tenere fino all'ultimo il centro cartaginese, dando prova di grande disciplina e venendo sconfitti e volti in fuga solo quando i romani riusciranno a prenderli contemporaneamente sul fianco e alle spalle. L'armamento del guerriero ligure per molti versi doveva essere omologo a quello gallico, quindi si parla di elmi di tipo Montefortino, di spade di tipo Laten, di lunghe lance e di scudi oblunghi impugnati a manopola. Una differenza sostanziale era sicuramente il minor uso di componenti metalliche, infatti gli scudi liguri non mostrano mai l'umbone metallico, a differenza di quelli gallici. Tra il V e il III secolo a.C., la grande Liguria di cui abbiamo parlato subisce una contrazione e una frammentazione a causa dell'ingerenza di popolazioni celtiche, o meglio galliche. Vedremo poi perché è molto importante fare questo distinguo. In ogni caso, bande guerriere di cultura laten cominciano progressivamente a infiltrarsi nel mondo ligure, in alcuni casi a fondersi ad esso, portando il proprio contributo culturale, in altri scacciando i liguri dalle loro sedi e sostituendosi a loro. Strabone parla della nascita in Provenza di realtà miste, che lui chiama Celtoligi, e specularmente Tito Livio parla per il nord Italia di alcuni popoli meticci, che lui definisce semigalli. Se effettivamente per l'Italia possiamo parlare di alcuni esempi di coabitazione pacifica e proattiva tra i nuovi arrivati e il vecchio elemento, come avviene nell'area di Pavia tra i Galli Marici e i Liguri Laevi, in altri contesti italiani il rapporto tra Galli e Liguri sarà contraddistinto da un'elevata bellicosità. Di fatto i Galli prenderanno a rivendicare per sé l'intera pianura padana, arrivando a sospingere progressivamente i Liguri nelle aree meno appetibili, quelle montane, petrose, difficili da coltivare. I Liguri verranno sospinti progressivamente sull'Appennino tosco-emiliano, nelle aree montane del Piemonte e addirittura in alcune aree montane del Trentino, dove finiranno per fondersi o confondersi con l'elemento retico. Per quanto riguarda l'area occidentale, invece, la moderna regione della Liguria e la parte settentrionale della Toscana, i Liguri riusciranno a mantenere maggiormente la loro identità e la loro posizione. E il confine meridionale tra il mondo ligure e quello prima etrusco e poi romano, da Strabone è segnato con il corso del fiume Magra. Tito Livio invece segna un confine addirittura più a sud, il corso del Serchio, dando a intendere che le terre tra il Serchio e il Magra erano costantemente contese tra i Liguri Apuani e prima gli Etruschi e poi i Romani. In ogni caso, l'arrivo dei Galli evidentemente porta a un parziale tramonto della grande Liguria, di questo grande mondo ligure, tant'è che Eforo, che scrive nel IV secolo a.C., quando ripropone la suddivisione in quadranti del mondo al di fuori della Grecia, sebbene parli ancora di Sciti per il nord-est e di Etiopi per il sud, quando parla dell'Occidente, per lui il popolo che ne è rappresentativo ora non sono più i Liguri, bensì i Galli, quelli che i greci chiamavano Keltoi, Celti. Eppure, quanto erano diversi i Liguri dai Galli?
Strabone a riguardo non ha dubbi e scrive che sebbene i due popoli abbiano delle similitudini per quanto riguarda l'aspetto esteriore e la cultura materiale, si tratta di due stirpi diverse e distinte. Ed era questo che si rispondeva quando, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, una certa corrente di pensiero italiana, in una ritrovata passione per il mondo celtico, cercava di ricondurre ai Celti tutte le radici culturali del nord. Eppure, ora, a distanza di un po' di anni, ci ritroviamo nella posizione di dover dire che chi allora, sebbene probabilmente lo facesse per le ragioni sbagliate, sosteneva che i Liguri erano Celti, aveva ragione. Gli studi linguistici portati avanti dal professor Delamar e dal professor Gambari hanno infatti dimostrato che i Liguri facevano parte della grande famiglia dei Celti, distinti dai Galli, ma comunque imparentati con loro alla stregua dei Celto-Liguri o dei Gaelici dell'Irlanda. Se effettivamente la radice della cultura ligure può essere ricercata nella cultura dell'età del bronzo, nota come cultura di Polada, a un certo punto questa deve aver subito delle influenze celtiche o meglio proto-celtiche, analoghe a quelle che hanno portato alla nascita della cultura leponzia, la cultura di Gola Secca in Lombardia e nel Canton Ticino e alla cultura di Hallstatt. Dunque siamo di fronte a una cultura che, sebbene distinta da quella gallica, e di questo gli antichi erano ben consci, comunque faceva parte della grande famiglia delle culture celtiche. La capillare frammentazione politica del mondo ligure per assurdo ne rese molto difficile la conquista da parte dei Romani. Se infatti Roma riuscì a conquistare buona parte della Gallia Cisalpina a seguito di alcune battaglie campali decisive che riuscirono a mettere in crisi e a prostrare diverse realtà protostatali galliche, spingendole quindi ad accettare di buon grado la pace, questo con i Liguri non poteva avvenire, proprio perché erano divisi in una miriade di tribù indipendenti l'una dall'altra. I Liguri non opposero mai ai Romani un fronte compatto e unitario che, una volta sconfitto, avrebbe potuto aprire la strada delle negoziazioni, ma al contrario ogni singola tribù ligure si relazionò autonomamente con Roma. Questo, unitamente alla propensione dei Liguri per l'imboscata, la schermaglia, il colpo di mano, mise inizialmente profondamente in difficoltà l'esercito romano, che si trovava a portare avanti contro i Liguri una guerra che sotto tutti i punti di vista risultava non convenzionale. L'evidente difficoltà dei legionari nel relazionarsi con il metodo ligure di fare la guerra si può evincere da alcuni episodi, come ad esempio quello del Saltus Marcius, una battaglia avvenuta nel 186 a.C., probabilmente nei dintorni di Stazem, in provincia di Lucca. Tito Livio parla dell'esercito del console Quinto Marcio Filippo che viene irretito dai Liguri Apuani e trascinato, condotto in un'imboscata. Tra selve intricate e passi montani scoscesi, i romani vengono sonoramente sconfitti. 4.000 restano sul terreno e Tito Livio riporta le testuali parole. A seguito di questa battaglia smisero prima i Liguri di inseguire che i romani di fuggire. Certo, la macchina militare romana, soprattutto grazie alla complessa struttura statale che aveva alle spalle, non poteva essere tenuta sotto scacco a lungo da una realtà ligure. Infatti già nel 180 a.C. leggiamo in Tito Livio di diverse vittorie romane sui Liguri Apuani, a seguito delle quali, oltretutto, diverse famiglie di Apuani vengono deportate e delocalizzate nel Sannio. Siamo davanti a un'operazione che evidentemente cerca in tutti i modi di favorire la romanizzazione sia dei Liguri sia del loro territorio, provando a rescindere il legame tra le due entità. Comunque le ostilità tra Liguri e Romani continueranno in Italia fino al 155 a.C., mentre le tribù Liguri della Gallia Narbonese, della Provenza, verranno sconfitte solo nel 124. Il fatto che le ostilità continuino però sino a queste date non significa che altre realtà liguri
proprio grazie alla frammentazione politica che contraddistingueva il mondo ligure, non avessero già cominciato da tempo a intraprendere un percorso propositivo in relazione a Roma. Infatti noi leggiamo che già nel 168 a.C. i Romani, nella battaglia di Pidna, schierano contro i Macedoni degli ausiliari liguri, che oltretutto risultano molto efficaci contro i peltasti, i fanti leggeri dell'esercito macedone. Altri ausiliari liguri sono citati poi nell'esercito di Gaio Mario, sia durante la sua guerra contro Giugurta in Numidia, sia durante la sua guerra contro i Cimbri e i Teutoni. In particolare nella battaglia di Aquae Sextie a Aix-en-Provence, in Francia, gli ausiliari liguri di Gaio Mario si confrontano con gli Ambroni, una tribù germanica che stava migrando insieme ai Teutoni. La cosa curiosa, riportata da Plutarco, è che così come gli Ambroni lanciano come grido di guerra il loro nome nazionale, Ambrones appunto, i Liguri fanno lo stesso, gridando anche loro Ambrones. Plutarco ci dice infatti che Ambrones era un antico nome dei Liguri, anche se non specifica se si tratta del nome della specifica tribù che in quel momento stava militando e fornendo gli ausiliari a Gaio Mario o un nome collettivo. In ogni caso non dobbiamo far galoppare la fantasia e pensare a un rapporto di consanguineità tra gli Ambrones germanici e i Liguri, ma più che altro a un caso di omofonia. Il miglior esempio di integrazione pacifica del mondo ligure in seno alla realtà romana è probabilmente costituita dal regno di Cozio, un piccolo potentato formato dalla federazione di diverse tribù, molte liguri ma alcune anche galliche, e che si trovava nell'area che oggi è nota con nome di Alpi Cozie, a cavallo tra l'Italia e la Francia, e la cui capitale per un certo periodo era stato l'oppidum di Excingomagus, probabilmente Exil, e che poi invece era diventata la città di Segusium, l'odierna Susa. Il primo monarca di questo potentato di cui parlano le fonti storiche è Donno, e Donno sigla un trattato di amicizia con Cesare durante il periodo delle campagne cesariane in Gallia Transalpina. Chiaramente doveva essere di profonda importanza per Cesare coltivare degli ottimi rapporti con chi gestiva i passi montani e che poteva quindi consentire un transito agevole delle legioni dalla Gallia Cisalpina a quella Transalpina e viceversa. Alla morte di Donno, suo figlio Cozio reitera il trattato di amicizia e di alleanza con Roma e lo fa con Augusto. Cozio, appunto, è quello che dà il nome al regno, e la cosa comica è che se Cozio si riteneva evidentemente un monarca e i suoi sudditi si ritenevano abitanti di un regno, al contrario i romani consideravano Cozio, al quale avevano dato la cittadinanza, un prefetto e il suo regno una prefettura. Quindi abbiamo questa sorta di doppia valenza del regno di Cozio. A Cozio succederà Donno II e a Donno II suo figlio Cozio II, e sarà solo con la morte di Cozio II senza eredi, nel 63 d.C., che Nerone, leggiamo in Svetonio, assorbirà definitivamente il regno di Cozio in seno all'impero romano. Con il regno di Cozio termina questa puntata dedicata ai Liguri. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e nel testo in basso trovate anche i link all'associazione Popolo di Brig, che fa parte della Federazione Europa Antica, e al sito di Gallica Parma, due realtà che hanno contribuito alla ricostruzione del guerriero ligure che avete visto durante il filmato. Grazie e arrivederci.